Se devi mascherarti per carnevale, oppure devi attuare un travestimento per qualsiasi altra occasione, e vuoi sapere come creare un'originale barba finta lunga e folta, allora, l'importante è aver trovato una guida utile, che ti permetta di realizzare con poca spesa una particolare tipologia di barba finta. La scelta del colore e della forma è soggettiva. Sarà possibile rendere la barba brizzolata con sfumature marrone scuro, nere, o tingerla del tutto, e potrai aggiungere alcune modifiche per personalizzare il travestimento. Mettiti comodo e segui fino alla fine questo breve ma utile video tutorial. Ecco ciò che ti occorre: un piano di appoggio di legno o plastica, un foglio di cartone o un telo per non sporcare, un paio di forbici, un taglierino, un piccolo pennello, una cucitrice da ufficio con puntine, un foglio di carta velina formato A4, un cartoncino A4 200 grammi, un pennarello nero a punta fina, uno smalto spray marrone scuro o nero, nastro per pacchi trasparente da 12 mm, della colla vinilica, un elastico a fettuccia da 120 mm x 5 mm e un pacco di cotone idrofilo. 1. Crea la sagoma. Appoggia un foglio di carta velina formato A4 sul volto sotto al naso e alle orecchie, facendolo aderire alla pelle in posizione orizzontale. I due angoli estremi del foglio devono accostare le orecchie. Vedere figura 1. Tieni il foglio fermo e aderente sul volto per far trasparire i lineamenti della bocca e del mento attraverso la carta. Con l'aiuto di una seconda persona, e con un pennarello nero a punta fina, traccia attentamente e con mano ferma i contorni della bocca e di metà del viso. Definire la forma, la larghezza e la lunghezza. Vedere figura 2. Con le forbici, ritaglia accuratamente la carta velina lungo tutto il perimetro precedentemente tracciato, ad esclusione del foro per la bocca. Vedere figura 3. Per evitare di danneggiare il tavolo sottostante, posiziona il cartoncino formato A4 sopra un pianale d'appoggio di legno o plastica, e appoggia a sua volta sopra di esso la sagoma di carta velina precedentemente ritagliata. Tenendo ferma la sagoma di carta velina, con il pennarello nero, traccia nuovamente la sagoma sopra il cartoncino. A questo punto, ritaglia delicatamente con il taglierino il pezzo di carta velina sull'apertura per la bocca, e con il pennarello riporta i contorni sul cartoncino. Sposta la carta velina ormai non più necessaria, e con il taglierino ben affilato ritaglia l'intera forma sul cartoncino. Vedere figura 4. 2. Colorazione della finta barba. Per non sporcare, appoggia un cartone o un telo abbastanza grande per terra o meglio ancora su un banco da lavoro. Posiziona sul cartone vari batuffoli di cotone idrofilo di grandezza medio-piccola. Per rendere l'effetto brizzolato, usa lo smalto spray sui batuffoli. Spruzza lo smalto mantenendo una distanza di 20 o 30 cm dai batuffoli di cotone. Per rendere la barba di una tinta unica, basta capovolgere più volte i batuffoli e applicare su ogni lato lo smalto. Nota bene: evita che il cotone idrofilo assorba troppa vernice. Per evitare ciò, spruzza lo smalto ad intermittenza con movimenti rapidi, e alla distanza adeguata. Attendere almeno 5 minuti per l'asciugatura dello smalto. (3) Operazioni finali. Ora devi incollare i batuffoli con il Vinavil, ma facendo attenzione a non appesantire eccessivamente il cartoncino con la colla. Applica con un piccolo pennello un leggero strato di colla vinilica su tutta la superficie della sagoma, poi incollaci sopra i batuffoli di cotone. Nota bene, tuttavia, consigliamo di procedere un po' per volta con l'incollaggio. Invece di applicare il Vinavil su tutta la superficie, puoi applicare il Vinavil ed i batuffoli principalmente solo su un'area del cartoncino, poi continuare con lo stesso sistema un po' per volta per tutta la sagoma del cartoncino, fino a riempire l'intera superficie per completare l'intera barba finta. Vedere figura 5. Terminato l'incollaggio del cotone idrofilo su tutta la sagoma, devi rinforzare gli angoli esterni con qualche pezzo di nastro adesivo trasparente. Vedere figura 6. Taglia l'elastico a fettuccia da 120 mm, e con una cucitrice per ufficio, devi pinzare le due estremità dell'elastico ai due angoli esterni. Per evitare che l'elastico rimanga troppo stretto, puoi accorciare adeguatamente la lunghezza. Vedere figura 7.
Per non far scivolare di dosso la finta barba, è consigliato far passare l'elastico in diagonale al di sopra delle orecchie. Vedere figura 8. Seguici anche su lavoricreativifai-da-te.com e sulla pagina Facebook. Se il video ti è stato utile, sostieni EDZ Diffusion Channel. Effettua l'iscrizione, lascia un like e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie.